Bentornati su Stelle Turche Rivelate. Prima di addentrarci nel cuore di questa storia, ricordate di lasciare un like, scrivere un commento, iscrivervi al canale e, se volete sostenere ancora di più il nostro lavoro, di premere il tasto abbonati. Oggi vi porto dentro un racconto che vibra di emozioni, di ricordi che non si sono mai spenti del tutto e di nuovi malintesi che, nel giro di poche ore, hanno incendiato la rete. Parliamo di due nomi che il pubblico non ha mai davvero lasciato andare. Erkan Merik e Azal Suba. Per anni, questi due sono stati connessi non soltanto da un sodalizio professionale, ma anche da quell'alchimia misteriosa che attraversa lo schermo e si piazza dritta nel cuore degli spettatori. Il loro progetto si è concluso, le luci di quel set si sono spente, eppure il filo emotivo che i fan sentivano tra loro non si è mai spezzato davvero. Lo si percepiva nelle discussioni, nelle fanpage, in quei messaggi scritti a notte fonda da chi era rimasto sospeso tra finzione e realtà. Ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato, o almeno è così che è sembrato. Un episodio potentissimo della nuova serie di Erkan ha scosso l'aria come un temporale estivo, scene intense, la nuova coprotagonista sempre accanto a lui, sguardi che molti hanno definito troppo perfetti per essere solo recitazione. In un attimo, i social sono esplosi. Quello che era un normale dibattito tra appassionati si è trasformato in una ragnatela di teorie, un vortice in cui il confine tra trama e vita privata si è fatto sempre più sottile. Il sussurro è diventato coro, un presunto triangolo tra Erkan, la nuova collega e, come sempre quando si parla di lui, il fantasma dolce e ingombrante di Azal Suba. Bastava un frame, un gesto, un mezzo sorriso, e le congetture prendevano subito il volo come stormi di uccelli spaventati. Nel mezzo di quel frastuono, il team di Erkan è intervenuto con fermezza, rilasciando una nota secca, lineare, priva di sbavature. Erkan sta facendo il suo lavoro. Ciò che è stato con Azal appartiene al passato. Un messaggio limpido, una linea tirata con decisione tra ieri e oggi. Eppure, invece di spegnere il fuoco, quella dichiarazione è diventata benzina per braci già incandescenti. Gli utenti hanno iniziato a leggere tra le righe, a scovare significati nascosti dove forse non ce n'erano, a cercare un appiglio emotivo per non sentirsi respinti da una realtà che non coincide con i loro sogni. Pochi giorni dopo, i paparazzi hanno sorpreso Erkan all'uscita da una riunione con la produzione. Telecamere puntate, domande sovrapposte, i microfoni a un passo dal volto. Lui, calmo, ha lasciato scivolare via il rumore con poche parole misurate. Faccio ciò che amo. Il resto appartiene a ieri. Nessuna smentita netta, nessuna conferma compiaciuta. Un confine invisibile tracciato con garbo, un invito a guardare avanti, ma senza calpestare ciò che è stato. E quel cortese silenzio, si sa, è da sempre la miccia più efficace per alimentare nuove teorie. È bastato così poco e il tam tam digitale ha ricominciato a pulsare. Come se non bastasse, un video di backstage è filtrato fuori, sfuggito a qualche controllo o forse semplicemente condiviso con troppa leggerezza. La clip mostrava Erkan seduto, il copione tra le mani, concentrato. Accanto a lui, la nuova coprotagonista, appoggiata appena con la spalla a una parete, gli lanciava un sorriso breve, quasi timido. Quel sorriso, insignificante agli occhi di chi vive i set ogni giorno, è diventato il caso del momento. Gli utenti hanno analizzato la posizione delle mani, la distanza tra i due, l'inclinazione della testa, il battere delle ciglia. Tutto è diventato indizio, tutto è parso messaggio. C'è chi ha giurato di vedere un sentimento vero, chi ha difeso con forza l'assoluta normalità di quei secondi rubati al lavoro, chi ha chiesto rispetto per i confini personali. Nel frattempo, in un'altra parte della città, senza scrivere una sola parola diretta, Azal è entrata nella conversazione. Una storia su Instagram, luci soffuse, una canzone in sottofondo, una frase breve, quasi sospirata. Ciò che è andato non ritorna. È bastato quel punto interrogativo a far tremare internet. Di cosa parlava? Di Erkan? Del nuovo progetto? O di qualcosa di privatissimo che non ci riguarda? Nessuno lo sapeva, ma tutti avevano un'interpretazione pronta. Il clima si è scaldato ancora quando, nella serie di Erkan, è andata in onda una scena strappacuore. Una lettera, una confessione, e quella battuta che ha fatto il giro dei social in un lampo. Ho provato, ma non sono più l'uomo che ero. Troppo personale, hanno scritto in molti. Troppo vera. Il confine tra copione e vita è evaporato agli occhi di chi conosce ogni loro foto,
ogni loro vecchio scambio di sguardi in scena. La penna degli sceneggiatori, travolta dal chiacchiericcio, ha dovuto farsi sentire. È recitazione pura, non un messaggio in codice a nessuno del passato di Erkan. Ma quando un pubblico si è affezionato a una coppia, quando ha pianto, sognato e discusso su quella storia, le spiegazioni ufficiali fanno fatica a entrare nel cuore. Li comanda il sentimento, non la logica. E così, il giorno dopo, è arrivato un nuovo tassello. Azal ha pubblicato un'altra frase, questa volta sotto un tramonto caldo come il rame. Alcune ferite sono invisibili, ma si sentono sempre. Nessuna spiegazione, nessun tag, nessun riferimento diretto. Eppure, i commenti sono esplosi. Una cascata di domande, di dichiarazioni, di carezze virtuali, di avvertimenti, di promesse di restare al suo fianco, qualunque cosa accada. Un'amica di Azal, persona rimasta sempre discreta e lontana dai riflettori, ha lasciato trapelare poche parole, sobrie e delicate. Azal si sta concentrando sul proprio benessere emotivo, sta scegliendo la pace, nuove abitudini più sane, e lasciando andare tutto ciò che turba il suo equilibrio. E con quella piccola rivelazione, il tono della conversazione ha cominciato a cambiare. Forse quelle frasi non erano frecce scoccate contro qualcuno. Forse non c'era nessun gioco a distanza. Forse si trattava invece di un percorso intimo, di una guarigione che non ha bisogno del nostro applauso né del nostro giudizio. Ma l'emozione, quando trova una casa, tende a restarci. L'universo che Erkan e Azal una volta hanno creato insieme, quell'intreccio di sguardi e pause e silenzi sospesi, è ancora lì per tanti fan. Come un salotto in cui tornare ogni volta che si ha bisogno di credere in qualcosa. Guardarli accanto a nuove persone, su set diversi, su tappeti rossi che non sono più gli stessi. Per molti è come perdere un capitolo a cui erano rimasti legati con tutte le forze. Dall'altra parte, chi sta vicino a Erkan ha fatto sapere che lui porta rispetto per ciò che c'è stato. Ma quel capitolo è chiuso con cura e posato in una biblioteca interiore in cui si torna solo per un sorriso, mai per rimpiangere. Oggi è dedicato al lavoro, alla disciplina, a dare il massimo in un progetto che gli chiede presenza, concentrazione, responsabilità verso una troupe che crede in lui e verso un pubblico che merita storie raccontate con passione. Intanto, però, la giostra delle voci non si ferma. Si parla, ci si confida, si scrive di notte. E, fra le pieghe dei sussurri, è spuntata anche una presunta citazione attribuita a Zal. Se il destino ci farà incontrare di nuovo un giorno, sarà perché era scritto. L'ha davvero detta? Nessuno lo conferma. Eppure, a volte i fan non cercano prove, cercano conforto. Vogliono credere che, se esiste una strada, prima o poi la vita ci riporterà a percorrerla insieme. Così arriviamo a voi, il nostro pubblico di stelle turche rivelate, che da anni osserva questi due nomi con occhi attenti e cuore grande. Vi chiediamo, gli echi del passato risuonano ancora, oppure è arrivato il momento di lasciare andare, con gratitudine, ciò che è stato? Ci sono storie che continuano a vivere in tanti modi, anche quando i protagonisti scelgono direzioni diverse. C'è chi troverà pace nella maturità di un addio ben custodito, e chi, senza far rumore, conserverà per sempre 2 o 3 scene come talismani. E va bene così. La bellezza di un racconto è che una volta condiviso non appartiene più solo a chi lo ha creato, ma anche a chi lo accoglie. Prima di chiudere, voglio tornare su alcuni dettagli che hanno fatto vibrare l'aria in questi giorni. Quel video dietro le quinte, con un sorriso semplice trasformato in manifesto di qualcosa di più grande, ci ricorda quanto sia facile leggere il mondo con la lente del desiderio. Forse era solo un momento di lavoro, un respiro tra 2 battute, la leggerezza di chi prova una scena. Eppure ci abbiamo visto tutti altro, perché desideriamo che il destino ci dia ragione almeno una volta. E poi c'è la dichiarazione di Erkan, così essenziale da sembrare scolpita nella pietra: faccio ciò che amo. Il resto appartiene a ieri. È una frase che posa la mano sulla spalla e dice, senza ferire, che la strada prosegue. Non tutti sanno seguirla subito, ma le parole giuste, quando sono sincere, prima o poi trovano casa. Dall'altra parte, le storie di Azal che profumano di musica e luce bassa non sembrano frecce, ma piuttosto carezze verso se stessa. Ciò che è andato non ritorna, ha chiesto, forse a nessuno in particolare. Alcune ferite sono invisibili, ma si sentono sempre, ha scritto, e in quella verità c'è la dignità di chi sa nominare il dolore senza cedere al vittimismo. È un atto di forza.
E talvolta la forza non fa rumore, sceglie il sussurro, la cura, il riposo, un tramonto guardato in silenzio. Sappiamo tutti che la chimica tra due persone sullo schermo può diventare la tana in cui il pubblico si rifugia quando fuori grandina. Erkan e Azal, insieme, hanno costruito una stanza piena di specchi in cui ognuno ha intravisto un pezzo di sé. Per qualcuno era l'idea di un amore più grande della distanza, per altri era la prova che certe intese non hanno bisogno di parole. Ed ecco perché, quando la vita cambia set, quando le luci si spostano altrove, nasce la paura di perdere ciò che ci faceva sentire al sicuro. Ma forse non si perde, si trasforma. E la trasformazione, anche quando punge, è un segno di vita. Erkan, nei racconti di chi lavora accanto a lui, appare concentrato, rispettoso, determinato a onorare il presente. Non è un muro freddo, è un ponte, sa guardare al passato con gratitudine, ma cammina. Azal, in quella sua ricerca di benessere, non scappa, sceglie. Anche questa è una forma di coraggio, e merita rispetto. Ora la domanda che vi lasciamo è semplice e complicata insieme. Quanta parte di questa storia appartiene a ciò che abbiamo bisogno di credere e quanta alla realtà? Forse la risposta è nel mezzo. Forse il pubblico e i protagonisti stanno solo imparando a parlarsi in una lingua nuova. Qualcuno chiede segni, qualcun altro offre silenzi. A volte si incontrano, a volte no. Ma la forza delle emozioni nate in scena è innegabile. Sono state così potenti da riverberare nel tempo, oltre il set, oltre i titoli di coda, fin dentro le nostre giornate. E questo, in fondo, è un piccolo miracolo dell'arte. Adesso tocca a voi. Scriveteci cosa pensate nei commenti. Sentite ancora gli echi del passato tra Erkan Merik e Azal Suba, oppure credete che sia arrivata l'ora, per tutti, di lasciare andare con gentilezza e guardare avanti? Raccontateci il vostro momento preferito, la vostra scena, il vostro ricordo o il vostro augurio per loro. E non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi a Stelle Turche Rivelate e, se volete far parte della nostra famiglia, cliccare sul tasto abbonati. È un modo concreto per sostenere il lavoro che facciamo ogni giorno per portarvi storie come questa. Prima di salutarvi, vi dico una cosa da cuore a cuore. Qualunque sia la verità, ci piace pensare che certe connessioni non si perdano mai del tutto. Si trasformano in rispetto, in ispirazione, in una carezza data a distanza. Forse il destino ha ancora in serbo pagine inattese, o forse ciò che abbiamo già avuto è abbastanza per continuare a credere nella magia di uno sguardo che parla. In ogni caso, noi saremo qui, pronti ad ascoltare, senza giudicare, con la stessa passione con cui abbiamo iniziato. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio tra ricordi e nuovi inizi, tra voci e silenzi. Restate connessi, perché presto torneremo con altre storie che scaldano il cuore e fanno discutere, sempre su Stelle Turche Rivelate. E fino ad allora, tenete stretto ciò che vi fa bene, lasciate andare ciò che pesa, e ricordate. La scena più bella è spesso quella che non ci aspettiamo, quella che ci sorprende quando l'ultima luce sembrava già spenta. Questo è il potere delle emozioni nate davanti a una macchina da presa. Attraversano il tempo, si siedono accanto a noi e, senza chiedere permesso, restano. A volte fanno male, a volte curano, ma quasi sempre ci ricordano che siamo vivi. E finché saremo vivi, continueremo a cercare storie in cui riconoscerci. Ci vediamo presto, qui, dove le stelle della Turchia brillano sempre un po' più vicino. Stelle Turche Rivelate.